Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi tornerò ad analizzare Diana Ankudinova, questa cantante russa eccezionale. Ho già fatto altre reaction su di lei che trovate qui sotto in descrizione. Stavolta andrò ad ascoltare Rechenka, che è una canzone, da quello che ho capito, una canzone popolare russa. Fatemi sapere nei commenti, non ho trovato tante informazioni su questa canzone, però qui l'ha proposta a questo talent show You Are Super, che l'ha portata un po' alla visibilità, alla prima visibilità. Lei qui ha 15 anni, nel 2018. Sono molto curioso di andarla ad ascoltare. Lei sappiamo già che ha una voce veramente particolarissima, quasi inquietante, però mi stupisce ogni volta, quindi sono molto interessato ad approfondire il percorso della conoscenza di questa cantante eccezionale. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione, e ricordatevi anche di attivare i sottotitoli nella vostra lingua. Andiamo subito insieme. Моя реченька, ты течешь, да не колыбнешься. Дитя, да моё дитятко, да ты чего сидишь? Да не улыбнешься. Агустито, полна горница! Нет у меня отца матери, некому меня благословить стать. Vabbè, allora scusate, non sono riuscito a interrompere nulla di quello che ha fatto fino adesso, perché veramente ero completamente rapito da tutto quello che stava facendo. Veramente impressionante, impressionante. Fin dalla prima nota ti cattura come in uno stato ipnotico quasi e ti coinvolge, ti travolge con tutto quello che sta facendo. Ok, veramente adesso vorrei analizzare tecnicamente quello che ha fatto, perché ha fatto tantissime cose, ok? Però poi alla fine di tutta questa analisi tecnica non dobbiamo ricordarci che alla fine quello che conta è l'emozione, quello che conta è il fatto che ti fa venire i brividi mentre l'ascolti. Veramente una maturità vocale e gestuale anche della gestione della scena veramente notevole, veramente notevole. Riascoltiamo dall'inizio, poi vediamo anche il finale. Fin dall'inizio appunto ha questo suo timbro veramente particolarissimo, in cui tiene questo suono molto scuro con laringe bassa e va a modulare la sua voce in questo modo. L'abbiamo già sentito, veramente però caratteristico, originale, veramente riconoscibile anche. E poi fa questo, adesso qua ha tenuto un suono un po' più nasale, probabilmente in modo voluto, insomma, per creare questo effetto, e
in più fa questi salti, questi piccoli yodel, chiamiamoli così, sì, di fatto sono questi, quindi dei salti in M2 ma solo nell'attacco. Ok, fa una cosa di questo tipo, molto interessante, bello da sentire, l'abbiamo sentito fare anche da altri cantanti, ma non in maniera così predominante, lo usa proprio come effetto stilistico, sembra quasi che con la voce, come ho detto anche altre volte, ci giochi, come se sperimentasse continuamente sonorità nuove, interessanti, per essere più originale, più anche più comunicativa, veramente bello. Моя реченька. Anche qua sui finali fa questi sfiati in M2 molto belli, l'ho fatto anche dopo. Questo ovviamente è un M2. Ты течешь. Qua bello. E mi piace moltissimo come muove le mani, come muove il corpo. Ovviamente qui, non essendo più la fase di selezione, ma già il programma vero e proprio, ha tutta una serie di aggiunte a suo vantaggio, ok? Se già la sua voce funzionava benissimo su quel palco, qui ha la scenografia, le luci, diciamo, pensate dalla produzione per dare più valore a quello che fa, e in più ha i ballerini dietro che creano questa ulteriore coreografia intorno a lei, e in più lei ha studiato tutti questi movimenti che sono veramente efficacissimi, ti cattura ancora di più in questo sogno ipnotico in cui diciamo ti coinvolge con questo aspetto visivo. Да не колыбнешься. Ой, да ты дитя, да мое дитятко, да ты чего сидишь? Bellissimo, qua mi ricordo un sacco Demetrio Stratos, che faceva tutti questi esperimenti, le chiamava le flautofonie, ok? In cui appunto utilizzava la voce come, non come una voce, ma come un flauto, ok? O comunque come uno strumento, diciamo, con più potenzialità della semplice canzone cantata in modo tradizionale. E qui sta facendo la stessa cosa, sempre con questi attacchi, con questi piccoli yodel che però creano un effetto, sembra quasi un flauto che va a modulare tra le varie note, no? Bellissimo. È anche difficile da fare in modo così preciso, veramente bravissima. Poi una precisione imbarazzante, veramente brava, intonata sempre, mamma mia. Да не улыбнешься. E qua sono impazzito, sembra un demone che va a introdurti nel suo antro spettrale, e fa questa voce completamente diversa da tutto quello che ha fatto prima, sussurrata però con questo graffio, con questo sporco, probabilmente prodotto dalle false corde o dalle aritenoidi. Vorrei riascoltare, probabilmente false corde. No. Да не улыбнешься. Sì, queste mi sembrano false corde. Fa una cosa di questo tipo. Ok, una cosa di questo tipo. Quindi chiude la gola in modo consapevole, le corde vocali praticamente non vibrano o vibrano pochissimo, e va ad attivare queste false corde, che poi diventa poi semplicemente un soffiato. Questa è solo aria praticamente, però sempre con questa chiusura delle false corde che va a enfatizzare questo suono. Bellissimo. Ой, подруженьки, да мои милые. Ой, да ничего-то мне радоваться.
Poi un'altra cosa, secondo me, veramente efficacissima è proprio il suo viso, il suo sguardo e come il fatto che a volte sorride, però è sempre un sorriso un po' amaro, sembra che si stia divertendo in certi momenti, poi altre volte invece diventa più cupa e ti guarda dritta negli occhi come per dire c'è qualcosa che non va, ok? Qualcosa che mi inquieta e che ti inquieta mentre ti guarda, ok? E infatti adesso io sono andato a vedere velocemente il testo di questa canzone e mi sembra che il testo sia un po' così, un po' dolce e amaro allo stesso tempo, ok? Per cui lei sta rispecchiando perfettamente questa sua dualità, che probabilmente è proprio del suo carattere, del suo essere, ok? Quindi una persona comunque gioiosa, solare, però allo stesso tempo cupa, un po' dark, e mi piace moltissimo questo suo aspetto che emerge in questi momenti, in alcuni momenti, ma che è sempre presente comunque in tutta la sua esibizione e continua a tenerti incollato anche solo con lo sguardo, veramente brava. Augustito, 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 полна горница! Bello. Нет у меня отца матери, некому меня. E poi ha questi momenti di rabbia quasi, alternati a momenti invece più intimi, più sofferti. Quindi anche a livello di gestione delle dinamiche è veramente bravissima, super efficace. Благословить Bellissimo. Bellissimo, si guardano come per dire vabbè, lasciamola fare. Sconvolti. река. Моя реченька. Ты течешь. Да не колыбнешься. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo, mamma mia, pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco. Lei ha una maturità vocale che va oltre, veramente oltre. Già un cantante adulto magari non raggiunge mai questa maturità vocale. Lei ha 15 anni e canta in maniera impressionante. Bellissima anche questa barca che alla fine fa parte della scenografia, che la porta via, diciamo, per concludere la canzone. Tra l'altro credo che sia proprio il tema della canzone. La canzone appunto Recenca, ho visto che la traduzione, ditemi se è corretto, sarebbe The River, cioè il fiume. Quindi lei alla fine viene trasportata via da questo fiume. E oltretutto, secondo me, ho questa impressione, ditemelo anche voi, secondo me questa canzone la sente molto sua, perché sempre guardando il testo, ditemi ancora una volta se è corretto, ho diciamo captato che parli di una persona, un bambino probabilmente, che non ha né la madre né il padre. So che lei è stata abbandonata da piccola, per cui probabilmente quella persona che si vedeva dietro sarà la madre adottiva, non lo so. In ogni caso, secondo me
questa amarezza, questa tristezza di fondo che ritorna un po' su questo finale, dopo la parte energica, anche un po' aggressiva, un po' arrabbiata che c'era prima, qua alla fine ritorna in questo senso di intima tristezza anche, e a me sembra che ci metta veramente il cuore mentre la sta cantando questa canzone, per cui la sente sua sicuramente e ti arriva, proprio per questo ti arriva tantissimo. Veramente brava, mamma mia. Riascoltiamo un attimo il finale. Ah, e poi ha fatto questa nota strana che in realtà era leggermente stonata, però anche quando stona è bellissima. Anzi, era ancora più bella per il fatto che fosse leggermente fuori nota. Non ricordo dove, forse qui? No. Poco più avanti. Questa, bellissima, è veramente bella. Riascoltiamo? Bellissima, secondo me l'ha fatto apposta per creare questo effetto dissonante. Veramente super, mamma mia. Да не колыбнешься. Mamma mia, vabbè, la riguarderei altre 600 volte perché mi ha veramente emozionato, veramente bravissima. Approfondirò ancora di più questa cantante straordinaria, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su di lei. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!